Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti in questo nuovo video. Qualche settimana fa avevamo parlato della carbonazione forzata, in particolare avevo preso mezzo batch di Lucianina Bella e l'avevo portato in fusto per metterlo sotto pressione. Ho aspettato più o meno 8-10 giorni, avrei potuto fermarmi prima, ma dato che avevo spazio e non andavo di fretta ho deciso di aspettare qualche giorno in più per essere sicuro che la birra fosse carbonata in modo giusto. Oggi vi farò vedere come sono andate le operazioni di imbottigliamento. Dopo la sigla. Riprendiamo dalla fine della videocotta di Lucianina Bella. Ovviamente, se non l'avete visto, per completezza vi invito a vedere prima quel video per poi tornare a questo. Lo trovate come al solito nella scheda in alto. Una volta riempito e spurgato, il fustino è stato messo in freezer a 2 gradi ad una pressione costante di 23 psi, che sono circa 1,5 bar. Nel periodo di carbonazione forzata non c'è niente di particolare da fare se non assicurarsi che il mosto sia sempre sotto una pressione costante da parte della bombola. Data la pressione in gioco, i primi tentativi di spillare qualcosa dal fustino che non fosse solo schiuma sono stati vani. Per questo motivo sono stato costretto a modificare il freezer per montare un rubinetto con compensatore che mi ha aiutato non poco nelle fasi di assaggio per vedere se la birra era pronta, ma di questo ne parleremo tra qualche settimana. Per imbottigliare ho deciso di utilizzare l'accrocchio cinese. Ovviamente, così come vi arriva a casa, è praticamente impossibile da utilizzare senza ricorrere al bestemmiario di Salvatore e quindi, senza pensarci neanche una volta, gli ho costruito un supporto in acciaio per poter avere le mani libere durante le operazioni. Utilizzando un semplice perno ho realizzato un sistema basculante che mi permette, come vedrete, di estrarre la bottiglia senza troppi problemi. Dopo aver sanificato le bottiglie, ho disposto tutto nel modo più pratico per poter tappare subito dopo aver estratto la bottiglia dall'accrocchio. Quando si imbottiglia birra già carbonata è fondamentale tappare sulla schiuma, altrimenti l'ossigeno andrà a rovinare irrimediabilmente il risultato finale. Infatti, mentre con la rifermentazione si aggiunge zucchero che viene metabolizzato dal lievito che a sua volta consuma l'ossigeno rimasto in bottiglia, con la rifermentazione questo non succede e quindi tutto l'ossigeno che noi lasciamo in bottiglia andrà inesorabilmente ad ossidare la birra in pochissimo tempo. Dopo aver fatto scorrere un po' di Star Sun in tutto il circuito, ho collegato una prima linea di gas al fustino, regolando il riduttore alla stessa pressione a cui ho carbonato, e una seconda linea all'accrocchio cinese. Usare un riduttore di pressione a 2 linee aiuta tanto qualora dovessimo avere problemi a spingere la birra dal fustino. In questo caso infatti ci basterebbe dare semplicemente un po' di pressione in più a quest'ultimo. Questa è la sequenza di passi che dovete seguire per imbottigliare correttamente. Allora, inseriamo la bottiglia. Partiamo con la valvola a 3 vie in posizione centrale e la valvola di desaturazione completamente chiusa e ci spostiamo nella direzione del gas, nel mio caso a sinistra. Sentirete la CO2 entrare nella bottiglia. Ritorniamo in posizione centrale e apriamo la valvola di desaturazione. Questo ci aiuterà a spingere fuori l'ossigeno dalla bottiglia sfruttando il fatto che la CO2 è più pesante. Lo facciamo 2-3 volte per essere sicuri di aver cacciato tutto l'ossigeno, quindi sinistra, centro, desaturiamo. Sinistra, centro, desaturiamo. L'ultima volta che andiamo a saturare di CO2 lasciamo la valvola di desaturazione chiusa e ci spostiamo nella direzione del liquido. Questo mi aiuterà a non creare un'inutile turbolenza in bottiglia. Non so se si vede in video, ma la bottiglia inizierà a riempirsi molto lentamente. Ovviamente il riempimento è ostacolato dal fatto che la pressione nella bottiglia è simile alla pressione nel fusto. Per favorire il riempimento dobbiamo andare a desaturare. E la bottiglia inizierà a riempirsi. In questa fase è importante andare piano, non abbiate fretta. Una volta riempita la bottiglia, chiudiamo la valvola di desaturazione, ci riportiamo
in posizione centrale e in questo momento dobbiamo desaturare per un'ultima volta, altrimenti se estraiamo la bottiglia in questo momento preciso ci facciamo il bagno. Quindi desaturiamo, estraiamo la bottiglia. Sebbene teoricamente mi sentivo molto sicuro, da un punto di vista pratico in realtà ho dovuto faticare non poco all'inizio per capire come imbottigliare al meglio. Da questo punto di vista la pistola cinese non aiuta, dato che è stato molto difficile capire quando fermarsi e soprattutto come fare per far risalire correttamente la schiuma. Se posso darvi un consiglio, non andate di fretta, prendetevi il vostro tempo, mettete su un po' di musica magari e affrontate il vostro primo imbottigliamento in isobarico con equo animo, così eviterete di impazzire. Basta farlo bene un paio di volte per capire le giuste tempistiche. Anch'io infatti dopo un paio di erroracci alla fine ho preso una certa manualità. Bene amici homebrewers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Ricordatevi di far scorrere un po' di sanificante in tutto l'accrocchio prima di riporlo per poterlo conservare nel migliore dei modi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Avrei potuto semplicemente decidere di escludere le parti in cui sbagliavo dal montaggio, ma ho deciso di lasciarle per farvi capire che alla fine è necessaria semplicemente un po' di pratica. Tutto questo per invogliare tutti quelli che magari dubitano ancora di poterci riuscire e non hanno fatto ancora il primo passo nel fantastico mondo dell'isobarico. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio tutti i patron del canale che mese dopo mese supportano il mio lavoro e vi invito ad iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti per non perdere tutte le mie prossime uscite. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti amici homebrewers!